Ciao a tutti, in questa puntata di Fortinet commenterò WWE World Collide, l'evento svolto nella notte in collaborazione con la AAA. Ebbene, Dominic Mysterio, partiamo proprio da questo match, dal main event, è il nuovo mega campion della AAA, un risultato spettacolare per Dominic Mysterio che di fatto fa meglio di suo padre Rey Mysterio, dato che non ha mai vinto questo titolo, almeno finora. Poi vedremo se si svilupperà la storyline nel corso del tempo. Bene, Dominic Mysterio ha sconfitto El Hijo del Vichingo, che è un campione storico per quanto riguarda questa cintura, soprattutto il primo regno. Il secondo titolo l'aveva conquistato in tempi abbastanza recenti, già l'aveva difeso contro Dominic Mysterio in un Fatal 4-Way nello scorso evento, ovvero a Triple Mania. Adesso invece nell'uno contro uno, lì ci fu l'interferenza di Jay Styles che di fatto costò il match a Dominic Mysterio, pronto a chiudere per portarsi a casa la cintura. Qui le interferenze invece sono state a favore di Dominic Mysterio su tutti quella del Judgment Day inizialmente, sventata dall'arrivo di Rey Mysterio e anche ovviamente della The New World Order, soprattutto di Dragon Lee. Però a sostegno invece di Dominic Mysterio è arrivato anche il grande americano, ovvero Ludwig Kaiser in questo caso, visto che Chad Gable è fuori da tempo, e praticamente è stato decisivo il suo intervento, perché nel tentativo di smascherare proprio il grande americano, El Hijo del Vichingo si è fatto distrarre in maniera fatale, perché poi Dominic Mysterio l'ha colpito con la maschera rafforzata da una placca di metallo per poi effettuare il frog splash decisivo dal paletto e andare a schienarlo, conquistando così il titolo che Dominic Mysterio ha costretto suo padre a mettergli alla vita. Quindi veramente risultato spettacolare, perché Dominic Mysterio è Double Champion, è sia campione intercontinentale in WWE, credo che il suo regno abbia anche le settimane contate visto questo risultato, e poi appunto adesso è mega campione della AAA. Come ho già detto, è un risultato incredibile, perché fino a qualche anno fa, soprattutto se pensiamo all'esordio di Dominic Mysterio, molto molto incerto e timido al fianco del padre, non ci saremmo mai aspettati che sarebbe arrivato a questo punto. Ora come ora sì, era prevedibile, infatti io avevo previsto la vittoria a WrestleMania del titolo intercontinentale e pensavo anche che potesse conquistare questo titolo, altrimenti non gli avrebbero dato un'altra chance. Sulla strada di Dominic Mysterio nel prossimo futuro ci sarà già Penta, un avversario che ha affrontato anche a Raw e non solo per il titolo intercontinentale, portando a casa le vittorie. Chissà se adesso invece l'ex AEW riuscirà a strappare la cintura a Dominic Mysterio, laureandosi mega campione della AAA, un titolo che anche lui non ha mai vinto, l'ha vinto invece il fratello Ray Phoenix, e quindi qui diciamo che le questioni di famiglia si fanno interessanti, anche se io credo che alla lunga potrebbe non vincerlo Penta quel titolo, ma potrebbe essere proprio Rey Mysterio a detronizzarlo in un futuro un po' più lontano. Rey Mysterio dovrebbe essere pronto per tornare sul ring, ma non credo che ovviamente si getterà già a capofitto nella storia con suo figlio, e vedremo poi che cosa succederà nel corso delle prossime settimane. Uno sguardo ovviamente anche agli altri risultati, perché comunque ci sono stati molti atleti della WWE impegnati praticamente in qualsiasi match. L'io del Dr. Wagner ha difeso con successo il suo titolo latinoamericano della AAA dall'assalto di Dragon Lee, Ethan Page e JD McDonagh. Proprio il componente del Judgment Day si è dovuto prendere l'ennesimo schienamento della sua trafila all'interno di questa squadra, di questa stable, perché appunto è stato schienato lui in un match veramente spettacolare. Però ovviamente l'io del Dr. Wagner aveva conquistato il titolo da poche settimane, da pochi mesi, e non poteva già perderlo adesso nel giro di poche settimane. Lola Vice e Mystery One, a cui secondo me c'è stata la sorpresa, sono riusciti a battere anche qui i due membri del Judgment Day, ovvero Finn Balor e Roxanne Perez, assistiti anche da Raquel Rodriguez a bordo ring. Quindi sorpresa sia per il fatto che la coppia tecnicamente è più forte, soprattutto se pensiamo a Mystery One, ma anche per il fatto di avere Raquel Rodriguez a bordo ring. Questo non è bastato, non è stato sufficiente, perché appunto a portare a casa il successo sono stati i due, diciamo, più latinoamericani, perché Mystery One fa parte della AAA, Lola Vice invece no, fa parte di NXT, e andrà anche a giocarsi il titolo di NXT contro Jessie Jane nelle prossime settimane a No Mercy. Poi match per i titoli di coppia della AAA, Pagano e Psycho Clown, che l'avevano conquistati a Triple Mania contro i Los Garza, li hanno difesi con successo dall'assalto di Grayson Waller e Kofi Kingston, una squadra, match molto divertente, molto divertente, soprattutto grazie ai personaggi che hanno composto il match, perché già i New Day comunque sono due personaggi molto comedi, nonostante abbiano vinto tanto nel corso della loro carriera. Allo stesso tempo Pagano e Psycho Clown, già per come si presentano al pubblico, veramente hanno regalato spettacolo anche in questo match.
Ovviamente dal mio punto di vista l'esito era abbastanza scontato, un po' come per il titolo latinoamericano. Mi fa strano che anziché lottare Xavier Woods in coppia con Kofi Kingston ci abbia lottato Grayson Waller, quasi come se fosse diventato un membro effettivo del New Day, un membro ad honorem, che secondo me è una squadra un po' messa così tanto, tanto perché Grayson Waller altrimenti non avrebbe uno spazio a Raw visto l'infortunio di Austin Theory, e allo stesso modo anche gli altri due comunque non è che se la passino tanto bene dopo aver perso le cinture, perché il loro regno mi aspettavo che potessero dare una svolta ai titoli di coppia, invece alla fine sono finiti nuovamente nelle mani del Judgment Day, e credo che sia anche giusto visto che è la stable migliore degli ultimi anni. Natalia ha sconfitto Fabia Pash nel match che assegnava la title shot al titolo di Reina de Reinas, ovvero al titolo massimo femminile della AAA, e quindi di fatto Natalia si andrà a giocare, perché ha battuto appunto l'atleta della AAA, si andrà a giocare questa chance contro la D-Flammer probabilmente nel prossimo evento congiunto tra EW e AAA, oppure soltanto della AAA. E credo che anche lì potrebbero esserci buone possibilità di vittoria da parte di Natalia, in maniera tale praticamente da omogenizzare un pochettino quello che è la struttura della AAA insieme alla WWE, proprio con due campioni che appartengono alla WWE e che detengono i titoli massimi. Sarebbe veramente un bene per la AAA, perché la porterebbe ancora più in alto e diventerebbe ancora più rilevante, un po' come è successo con il titolo di TNA che è detenuto da Trick Williams. Anzi, qui sarebbe ancora meglio, perché lì Trick Williams fa parte di NXT e appunto detiene il titolo della TNA, così come Jessie Jane ha detenuto il titolo knockout della TNA. Invece qui addirittura avremo membri del main roster, abbiamo già Dominic Mysterio come membro del main roster che detiene il titolo massimo della AAA, il titolo di Mega Campeon, e poi vedremo se riuscirà anche Natalia. Il primo match della serata invece, che è quello che commento praticamente per ultimo, è quello che ha visto l'Late Team Tag Team Match tra Laredo Kid, Mascarita Sagrada, La Parca e Octagon Junior. Tra l'altro menzione d'onore per La Parca, che mi sembra un personaggio molto molto interessante a livello di wrestling, insomma un po' da rivedere, però secondo me è molto interessante perché anche fisicamente secondo me ci può stare come atleta. E bene, tutto questo gruppetto ha sconfitto, come prevedibile, il Latino World Holder, ovvero Cruz del Toro e Joaquin Wild, insieme a Lince Dorado e Mini Abismo Negro. Quindi praticamente abbiamo avuto la vittoria da parte del team interamente composto da atleti della AAA, perché dall'altra parte comunque ne avevamo due della WWE e due comunque della AAA. Fatto sta che il match è stato sì interessante, il classico 4 contro 4 che è messo un po' per dare spazio al maggior numero di atleti possibili, ma che comunque non è che lasci proprio dei ricordi indimenticabili. Per concludere questo commento, voglio sottolineare soltanto che appunto Dominic Mysterio è diventato nuovo campione della AAA, nuovo mega campion, e questo è l'evento più rilevante che potesse accadere a Worlds Collide per riuscire a dare molta più visibilità alla AAA, che secondo me sicuramente lo sta acquisendo rispetto al passato, nettamente di più. Tra l'altro è da sottolineare che Dominic Mysterio, grazie a questa vittoria, entra in un ristretto club di vincitori. Ho già citato Rey Phoenix, ma bisognerebbe citare, oltre a Elio del Vichingo, che comunque è il campione uscente, anche Kenny Omega su tutti, perché comunque ha avuto un regno molto lungo, lo ricordiamo in AEW con quella cintura, e anche Alberto il Padrone, Alberto Del Rio. Quindi sono tanti gli atleti che hanno detenuto quella cintura, atleti importanti, quindi Dominic Mysterio entra in un club molto molto importante, di nomi altisonanti, e la sua carriera direi che si sta sviluppando nel miglior modo possibile, oltre ogni più rosea aspettativa. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Force Net. Ciao a tutti.